Oggi vi faccio vedere come preparare udon vegetariano. Gli udon è una varietà di spaghetti giapponesi preparati con la farina di grano e vengono mangiati soprattutto in una zuppa calda con diversi gusti e diverse guarnizioni. Ho già pubblicato diverse ricette di udon e questa volta vi farò vedere in versione più semplice e vegetariana. Gli ingredienti sono gli udon fresco, l'olio di riso, la salsa di soia, il mirin, il brodo granulare di alghe kombu, i cipollotti, l'uovo, lo zenzero, le carote e il sale. Questa è la ricetta da una porzione. Abbiamo 30 g di cipollotti freschi che sono già lavati. Eliminiamo le radici e prepariamo circa un cucchiaio di cipollotti parte verde tagliati sottilissimi e il resto li tagliamo in diagonale sottile di circa mezzo centimetro. Abbiamo circa 15 o 20 g di carote che è già stata eliminata la buccia e sono state tagliate le rondelle di spessore circa 3 mm. Siccome è una videoricetta molto semplice, vorrei giocare con il lato estetico e di creare una forma di fiore di ciliegia utilizzando questo stampo. Chi non ce l'ha le lasciate le rondelle che sono sempre simpatiche. Appoggiamo lo stampo sulle carote e lo pressiamo bene. E spingiamo con le dita per separare in due, come potete vedere. E facciamo stessa cosa anche il resto. Prepariamo circa un terzo cucchiaino di zenzero grattugiato. Rompiamo un uovo nella ciotola. Nella ciotola mettiamo un cucchiaino d'acqua, mezzo cucchiaino di mirin. Chi non ce l'ha il mirin sostituite con un pizzico di zucchero. Nella ciotola mettiamo anche un quarto cucchiaino di salsa di soia e un po' meno di un pizzico di sale. Mescoliamo bene con i bastoncini o con la forchetta. Come spesso succede, ho dimenticato una cosa. Mettiamo anche un quarto cucchiaino di brodo granulare di alghe kombu e mescoliamo bene tutto insieme. Dopo con questo liquido andiamo a fare piccolo dashimaki tamago, che sarebbe una variante della frittata giapponese tamagoyaki. La differenza è che dashimaki tamago è ancora più soffice e succoso e sa molto di brodo dashi. Per avere l'aspetto di dashimaki tamago, che ha un colore giallo omogeneo senza avere la macchia bianca dell'albume, passiamo questo liquido attraverso un colino aiutato dalla spatola di silicone. Mettere una frittata sugli udon non è una cosa tipica, ma vivendo in Italia, dove non posso avere tutti gli ingredienti giapponesi, a volte devo inventarmi. E al posto della carne ho pensato che è perfetto utilizzare un uovo ed esiste tsukimi udon, che è uno dei tipici piatti di udon. E si tratta di aggiungere un uovo crudo appena prima di servire il piatto. Ma volevo fare diventare l'uovo un ingrediente più saporito e che abbia una consistenza soffice che richiama la consistenza coccolosa degli udon. Così ho provato di fare piccolo dashimaki tamago ed è davvero squisito. Questo liquido dell'uovo lo mettiamo da parte.
Questa è una confezione di udon freschi che si trova in un negozio di alimentari orientali. Dentro ci sono 4 porzioni e per questa videoricetta usiamo una confezione. Scegliamo una pentolina che entra questo blocco di udon. Esempio, questa pentola ha un diametro 18 cm, alta 10 cm. Scegliamo anche una ciotola di misura adatta per il piatto degli udon. Esempio, questa ciotola ha un diametro 18 cm, alta 9 cm. Nella pentola mettiamo 400 ml d'acqua naturale buona, 30 g di mirin, 30 g di salsa di soia e mezzo cucchiaino abbondante di brodo granulare di alghe kombu, circa un terzo cucchiaino di grattugiato di zenzero che abbiamo preparato precedentemente e le carote. Mettiamo sul fuoco la pentola e accendiamo il fuoco al medio alto. Quando comincia a scaldare la zuppa mescoliamo un po' e quando arriva a ebollizione abbassiamo il fuoco al medio e aggiungiamo i cipollotti, solo quella parte che l'abbiamo tagliata in diagonale. Mescoliamo un po' e cuociamo per 1 minuto. E spegniamo il fuoco intanto. Ora facciamo piccolo dashimaki tamago. Questa è una padella per fare la frittata giapponese che è rettangolare, ma potete usare anche una padella tonda piccola. Nella padella mettiamo mezzo cucchiaino di olio di semi. Accendiamo il fuoco medio alto. Quando si scalda la padella, l'olio diventa più fluido e lo facciamo coprire tutta la superficie della padella. Quando si è scaldata bene la padella, spegniamo il fuoco per 1 o 2 minuti. Così creiamo la padella ancora più antiaderente e possiamo anche regolare la temperatura della padella. Nel frattempo mescoliamo bene di nuovo il liquido dell'uovo e riaccendiamo il fuoco al medio. Strisciando un bastoncino bagnato con il liquido dell'uovo possiamo capire il momento giusto. Se rimane il segno sulla superficie, mettiamo il liquido dell'uovo in un unico colpo molto velocemente. Solleviamo la parte che sta cucinando con i bastoncini per fare lo spazio e quello spazio facciamo arrivare il liquido muovendo la padella. Come potete vedere, dopo un po' che ho messo il liquido dell'uovo, sto facendo allontanare la padella dal fuoco perché non dobbiamo assolutamente bruciare questa frittata che deve essere morbidissima. Riguardando la immagine, quando è cotta circa 60 o 70%, pieghiamo a 1/3 con la spatola di silicone apposita. Sto dimenticando di spegnere il fuoco, ma ormai non abbiamo più bisogno perché il calore rimanente della padella fa il suo lavoro. E ora solamente pressiamo dolcemente la frittata con la spatola e cerchiamo di crearla forma rettangolare. La giriamo e la mettiamo sul tagliere. E la tagliamo a metà. Riscaldiamo la zuppa. Quando comincia a bollire la zuppa, mettiamo gli udon freschi. Mettiamo il coperchio. Dopo circa 1 minuto possiamo separare fra di loro gli udon con i bastoncini.
Richiudiamo il coperchio e cuciniamo un altro minuto, abbassando leggermente il fuoco. È passato un altro minuto, mescoliamo un po' e spegniamo il fuoco. Impiattiamo. Raggruppiamo le carote in una posizione. Mettiamo dashimaki tamago in una maniera ordinata e alla fine mettiamo i cipollotti tagliati sottilissimi parte verde al centro del piatto. Ecco, il nostro udon vegetariano è pronto! Come vi dicevo all'inizio del video, ho già pubblicato diverse videoricette di udon, ma volevo creare una videoricetta più facile e veloce, soprattutto utilizzando gli udon freschi che sono già precotti. Ma provate anche con gli udon essiccati che ha un'altra bontà. E tutti gli ingredienti giapponesi che sono stati usati in questo video si possono trovare online facendo la ricerca. Guardando una videoricetta che si chiama Kakitama Soba e sostituendo la soba con gli udon, potete fare un piatto simile ma ancora più veloce da fare e ancora si scalda il nostro corpo grazie a mantecatura della zuppa con la fecola di patate. I link di tutte le videoricette che ho nominato in questo video potete trovare nella descrizione insieme tutti gli ingredienti e le dosi di videoricetta di oggi. Ora vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu. Itadakimasu è una parola che pronunciamo prima di mangiare un pasto e vuol dire riceverò. Ricevere questo cibo, tutti gli ingredienti che vengono da diverse parti, ringraziando loro e tutte le persone che hanno centrato per questo piatto, i coltivatori, i produttori, i lavoratori per trasportarli, i venditori e a chi ha creato questa bella ciotola, i bastoncini, appoggia bastoncini, la tovaglia che rendono ancora più buono questo piatto e soprattutto ringraziando a chi ha cucinato questo piatto per noi. In questo caso ringraziando me stessa che non dimentica mai di trattarmi con l'amore e con il rispetto. Detto questo, mangiamo velocemente se no ci raffredda. Prendiamo gli udon con i bastoncini e li mangiamo aspirando. Tra gli stranieri chi può mangiare in questa maniera o almeno si prova a farla, a me fa capire che sono delle persone che sanno rispettare la cultura dell'altro paese. Questo piatto è geniale ed è bella soluzione per chi vuole cucinare il piatto di udon in solo 10 minuti. Nonostante questo, il suo sapore è sorprendente. Una zuppa di gusto tipico giapponese e la grossezza e la morbidezza degli udon fanno la festa nella bocca. E questa frittata sottile ma morbidissima, ogni morso che facciamo ci fa chiudere gli occhi dalla gioia. Il colore e l'aspetto allegro delle carote ci fa piacevolissima compagnia. E i cipollotti tagliati più sottili possibile con il calore della zuppa si cucinano leggermente e si crea una buona armonia dando un tocco brillante di colore verde. Provate a farlo anche voi e girate questa videoricetta a chi può interessare, tipo una persona vegetariana che piace la cucina orientale. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e bel commento.
così mi spinge ancora di più di creare le video ricette nuove, altrimenti non ho il modo di sapere quante persone stanno apprezzando il mio lavoro. E se non volete perdervi i prossimi video, potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto e non dimenticate di cliccare anche il disegno di campanella che vi avvisa prossima video ricetta che posterò. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!